Balzato alla fama mondiale negli ultimi anni dello scorso secolo, il suo nome ha visto la nascita di una saga filmica di grande successo negli anni 2000. Inizialmente era considerato unicamente come colui che ha insegnato le arti marziali al grandissimo e ineguagliabile Bruce Lee, fin quando la sua leggenda non ha preso forza e benché sia ancora oggi, forse più per motivi commerciali che altro, legato al nome del suo allievo più famoso, la storia del grande maestro Ip Man è una di quelle che facilmente si adatta a un bel romanzo di cappa e spada, così come presentato nella serie filmica che porta il suo nome. Ebbene sì amici, oggi vi propongo una breve biografia del grande maestro di Wing Chun, Ip Man. Ma prima di cominciare voglio ringraziarvi per il vostro supporto. Il nostro canale continua a crescere quotidianamente e molti sono i vostri like e condivisioni dei nostri video. Quindi un grande abbraccio e un grandissimo grazie di cuore per il vostro aiuto. Continuate a supportarci. Ovviamente vi ricordo che questo canale è autofinanziato, se volete aiutarci potete farlo acquistando le nostre magliette e gadgets del nostro negozio online. Il tutto vi arriverà direttamente a casa. E infine, per tutti gli amici che desiderano venire ad allenarsi insieme a noi, vi ricordo che la nostra scuola ha sede a Roma nel quartiere Pigneto. Quindi siete sempre invitati, siete sempre benvenuti nella nostra scuola. Ed ora passiamo subito al nostro video di oggi. Sigla. Nell'ottobre del 1893 nasce a Foshan durante la dinastia Qing Ip Kai-man, terzo di 4 figli. Crebbe in un ambiente privilegiato, la sua famiglia apparteneva all'alta società di Foshan. Stando ad alcune tradizioni, iniziò la pratica delle arti marziali a 12 anni, sotto la guida di sua madre, nello stile Wing Chun, uno stile che predilige la difesa e l'attacco, dato che, come tradizione vuole, fu inventato da una donna. I suoi coetanei lo prendevano in giro proprio perché il Wing Chun era considerato uno stile femminino e anche molto semplice in attacco. Un'altra tradizione, forse più reale, lo vede iniziare la pratica del Wing Chun all'età di 13 anni con il maestro Chan Hua-shun. Ma data la considerevole età del maestro, Ip Man apprese la maggior parte delle tecniche dallo studente più anziano di Hua-shun. Dopo soli 3 anni di studio sotto il maestro Chan Hua-shun, quest'ultimo morì e subito dopo la morte del suo maestro, Ip Man dovette partire da Foshan. A 16 anni quindi si trasferisce per motivi di studio ad Hong Kong. Si racconta che Ip Man fu testimone di come un agente di polizia picchiava una donna straniera. Il giovane Ip, vedendo come nessuno interveniva in aiuto della donna, si fece avanti e molto velocemente mise al tappeto il poliziotto usando le tecniche del Wing Chun e scappando subito dopo. Un suo compagno di studio che assistette alla scena ebbe modo di raccontarla ad un suo anziano vicino, il quale, incuriosito dal racconto, invitò Ip Man per conoscerlo. E così tu studi il Wing Chun. Il Wing Chun autentico, della scuola del maestro Liu Yan a Foshan. Quindi sei un discepolo del grande maestro Chan Hua-shun. Esatto. Me la daresti una piccola dimostrazione? Solo per farmi capire il tuo livello. Pratichi da molto? Lavori già sulle gambe? E il BUG, le dita che trafiggono? Come? Ma capo, voi conoscete il Wing Chun? Ehi, primo, ti ho già detto che non sono il capo, io sono il direttore. Secondo, io pratico il Wing Chun. Ma sarà quello autentico? Per scoprirlo dobbiamo provare. Un'altra volta. Oh, potrei essere impegnato. Facciamolo adesso. Meglio di no. Potremmo farci male. Eh? Tu pensi che ormai io sia vecchio per combattere, vero? Avanti. Ma direttore... L'invito fu accettato e una volta fatte le presentazioni e raccontato il suo intervento in difesa di quella donna, l'anziano uomo domanda al giovane Ip quale fosse il suo stile ed in quale circostanze lo avesse appreso. Ip Man gli raccontò del suo studio del Wing Chun a Foshan e grande fu la sorpresa quando l'anziano uomo si presentò come Liu Big, compagno di studio del suo maestro Chan Hua-shun, dato che entrambi avevano studiato il Wing Chun sotto la guida del maestro Liu Chan. In base a ciò, stando alle tradizioni e gerarchie relative alle arti marziali cinesi, Liu Big era il Sibak o zio marziale di Ip Man. D'ora in poi Ip Man continuerà a studiare il Wing Chun sotto la guida di Liu Big. A 24 anni Ip Man ritorna a Foshan dove diventa ufficiale di polizia. In questo periodo non gestiva ancora una scuola di Wing Chun, ma insegnava di tanto in tanto a qualche collega, amico o parente,
unicamente dei rudimenti e le tecniche di base. Il periodo delle due guerre, quella contro il Giappone e quella civile, fu molto difficile per Ip Man, il quale dovette abbandonare Foshan diverse volte, ma solo quando il Partito Comunista Cinese vinse la guerra civile alla fine del 1949 ed essendo Ip Man appartenente al Partito Nazionalista Kuomintang, un partito contrario a quello comunista, per paura di subire ripercussioni abbandonò per l'ultima volta la sua città, trasferendosi definitivamente ad Hong Kong. Fu quindi ad Hong Kong dove Ip Man aprì in modo formale la sua scuola di Wing Chun. All'inizio fu un lavoro molto difficile, dato che i suoi studenti di solito seguivano le lezioni per pochi mesi. Così dovette traslocare la scuola almeno 2 volte. In questo periodo comunque ebbe modo di formare alcuni studenti e portare ad un buon livello. Alcuni racconti di sfide tra allievi della scuola Wing Chun contro altri stili aiutarono a creare la leggendaria fama dei combattenti di Wing Chun, nonché quella del maestro Ip Man come insegnante capace di forgiare imbattibili guerrieri. Nel 1972 gli venne diagnosticato un cancro alla gola, una malattia dolorosa che in pochi mesi portò alla morte il maestro Ip. Si dice che 6 settimane prima di morire chiese ai suoi figli di fare dei filmati, dove lui avrebbe mostrato le tecniche del Wing Chun, ma la sua salute glielo impedì, riuscendo soltanto a documentare 2 forme dello stile, la Si Lun Tao e la Biu Ji, e quella all'uomo di legno. Il 2 dicembre 1972 Ip Man morì. La saga dei film di Ip Man nel cinema delle arti marziali conta ben 4 film e diversi spin-off. Benché oggi non faremo una recensione dei film di Ip Man, non possiamo non parlarne brevemente, soprattutto nell'ottica della fedeltà storiografica dei film. Ovviamente bisogna dire che se le storie dovessero essere raccontate per quel che sono, il grande pubblico sicuramente non si appassionerebbe molto. Anzi, il pubblico necessita proprio che il percorso dell'eroe sia rispettato appieno, e la saga di Ip Man non è da meno. I film che raccontano la sua vita non fanno altro che esaltare la leggenda, usando certamente delle esagerazioni e in alcuni casi addirittura inventando di sana pianta eventi utili alla trama dei film. Verità storiografica e necessità narrativa si intrecciano con una facilità esaltante. Così possiamo notare come all'inizio del primo film ci viene mostrato un Ip Man appartenente alla classe alta della società di Foshan, dato che la sua famiglia era ricca, e più avanti nel film ci viene raccontato di come Ip Man abbia abbandonato Foshan quando quest'ultima venne occupata dai giapponesi. Questo evento, ad esempio, è falso. In verità, i motivi del suo trasferimento ad Hong Kong vanno trovati nel fatto che Ip Man lavorava come ufficiale di polizia per il partito nazionalista Kuomintang. Fu quindi il trionfo del Partito Comunista nella guerra civile cinese del 1949 a costringere Ip Man ad abbandonare Foshan per trasferirsi ad Hong Kong. Un'altra ovvia invenzione del film riguarda il combattimento tra Ip Man e il generale Miura, maestro di karate. Ip Man non ha mai combattuto contro un generale giapponese, questo serve solo a creare il giusto pathos nella storia di Ip Man, offrendo una scena finale degna del film. Ci sono alcuni documenti dove si accerta che Ip Man si rifiutò di insegnare ai soldati giapponesi, così come non ha mai cercato il confronto in combattimento contro di loro. Sicuramente avrà ricevuto delle sfide da parte dei giapponesi, ma non ha certamente combattuto contro un generale, maestro di karate, in una piazza in mezzo alla città e con il pubblico attorno. Nella stessa misura, Ip Man non ha mai combattuto contro un boxer britannico, come si vede nel secondo film. Anche in questo caso il boxer è solo un personaggio utile per dare una scena di combattimento finale. Un aspetto molto importante che ci offre anche una visione più umana del grande maestro lo possiamo notare nel terzo film della saga. L'ambientazione commovente dovuta alla malattia e morte della moglie Chong Wing-sing egli vi dà l'importanza per rendere più umano il fortissimo Ip Man. Ma anche qui ci sarebbe qualcosa da dire. Nel film vediamo come Ip Man mette a repentaglio la sua fama di combattente e di maestro di arti marziali per dedicare tutto il suo tempo alla giovane moglie, ormai condannata dal cancro. In verità, la coppia non riuscì a vedersi per ben 9 anni, fino alla morte di Chong Wing-sing.
Poco dopo essere arrivati ad Hong Kong, infatti, la moglie di Ip Man, Chong Win-sin, tornò a Foshan per recuperare dei documenti, ma non poté tornare ad Hong Kong perché le frontiere tra Cina continentale ed Hong Kong furono bloccate nel 1951. Inoltre, Ip Man ebbe un amante tra il 1955 ed il 1968, con la quale ebbe anche un figlio illegittimo. Infine, ultima tra le più grandi ed evidenti invenzioni è il viaggio di Ip Man in America. Certamente il suo allievo più famoso, Bruce Lee, lo invitò a recarsi in America, ma è risaputo il disaccordo tra i due per via dell'insegnamento ai non cinesi che Lee promuoveva, così come il fatto che Ip Man non abbia mai accettato l'invito di recarsi in America. Questi, amici, erano alcune curiosità che tenevo a mettere in chiaro riguardo la serie dei film dedicati al grande maestro Ip Man. Ovviamente queste esagerazioni di invenzioni sono utili ai fini narrativi dei film, e nulla tolgono al valore storico, marziale e umano del grande maestro. È risaputo come sia abitudine tutta umana cercare di innalzare e quasi idolatrare alcuni personaggi, soprattutto se li reputiamo di grande importanza per il nostro percorso di vita. Non sta a me giudicare la vita di un'altra persona, cerco solo di raccontarvi e di differenziare nettamente ciò che è pura realtà dall'invenzione artistica. E anche qui ciò che riguarda il concetto di pura realtà va sempre preso con le pinze. Non a caso parliamo di maestri, i quali spesso la loro vita è piena di racconti ed eventi al limite del leggendario, proprio perché sviluppatisi in una società completamente distante nel tempo e nello spazio da noi. Io spero che il video vi sia piaciuto, fateci sapere cosa ne pensate e se avete ulteriori notizie da aggiungere al video, scrivetele sotto nei commenti. Vi ricordo che la nostra serie dedicata ai grandi maestri di Kung Fu continuerà qui sul canale. Se volete vedere un video dedicato ad un maestro in particolare, fatecelo sapere nei commenti. Io sono Jaime Luis Vizconde, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo al prossimo video.